Ciao amici, oggi vi parlo... Ma qui non manca qualche cosa. Oggi vi parlo di questo. Zuiko Olympus, ovviamente, 150-600. È una sciccheria, sì, lo so, mi direte, ma è facile parlare bene di obiettivi così costosi, di camere così costose, tanto più che c'è attaccata niente poco di meno che la ultima, la Olympus M1 Mark II. Già, ve ne ho parlato però recentemente, ok? Andatevi a vedere il video. È arrivato questo obiettivo, ma scusatemi, io ero rimasto che Olympus era moribonda, stava ormai defunta, c'era un De Profundis che aleggiava, morta, ristrutturata, ripresa da un'altra azienda, quindi ai ai ai, attenzione a Olympus. Olympus è più viva e vegeta che mai, lo testimonia questo obiettivo. È veramente un bel pezzo, e allora è un pezzo che io devo comunque ringraziare Luca e Gabriele di RCE Fotolivorno, già il più grande mercato di usato fotografico che abbiamo in Italia, ma quello garantito, a cui appartiene anche questo pezzettino qua, non crediate, per avermi dato la possibilità di provarlo, e provarlo anche in anteprima, perché è un obiettivo che, non nascondiamocelo, il suo costo ce l'ha. Questo è un 5-6,3, ma 5-6,3 stiamo parlando di un 5-6 costante. E questa è un'altra prelibatezza, stiamo parlando anche di un obiettivo che va un po' contro la corrente, non è come l'ultima scuola, e cioè il movimento avviene all'interno e l'obiettivo non si allunga, non varia la sua lunghezza, quindi non si sbilancia, facendo la gioia di molti videomaker, ma anche di alcuni fotografi che insomma non vanno a sbilanciare l'obiettivo. Qui ci sono alcune caratteristiche che sono i veri assi nella manica di questo obiettivo. Innanzitutto la lunghezza focale di 600 mm che equivale a un 1200 mm, e non dimentichiamo che è moltiplicabile sia con l'1.4 che con il 2x, che lo portano a 2400 mm. Mi domando cosa ci si potrebbe fare addirittura. Però ci sono, l'altro asso della manica, delle lenti di estrema qualità, il dettaglio non manca, persino le clip video che ricaverete sono ricchissime di dettagli, il 4K è davvero piacevole, molto valido. L'altro asso nella manica è la stabilizzazione, efficacissima, e non per ultimo un rapporto di riproduzione pari a 0,34x, che è elevatissimo. Ovviamente è un po' la leva della lunghezza focale, un rapporto di riproduzione che consente quasi di isolare anche degli insetti, delle farfalle, dei bombi, insomma davvero un obiettivo tuttofare. Mi avete sempre sentito lamentarmi del peso degli obiettivi, soprattutto poi con gli anni che vanno avanti, e quindi rincorrere quelli più leggeri. Beh, questo è diverso. Mi sembra di tornare a qualche decennio fa, quando i super tele erano massicci, consistenti, ma proprio per questo anche davano quella sensazione di avere per le mani un oggetto costruito ancora meglio di quelli pur validissimi e bellissimi che ci sono oggi. E quindi sì, è un po' una contraddizione se vogliamo, però sono anche molto contento di mettermi un obiettivo come questo nello zaino, perché la qualità della costruzione, che poi mi viene anche ripagata dalle immagini, è di altissimo livello. E vabbè, porterò un obiettivo in meno e mi porto questo. Un bell'obiettivo a partire lo abbiamo detto, dalle finiture. Questo è il pomello che regola, vedete, in maniera continua, non c'è un blocco ma ci sono dei puntini che vi fanno capire quando avete raggiunto l'angolazione a 90 gradi, una ghiera per focheggiare, davvero, per variare la lunghezza focale, fantastica, ben fatta, bello il materiale, ottimo il grip, veloce, altrettanto bella quella più corta, più stretta per la messa a fuoco manuale. Eccolo qua il selettore MFAF, ok? Ma a patto di ricordarvi di chiedere alla camera, perché è fondamentale questo secondo me, di far funzionare in continuo, cioè l'aggiustamento in manual focus anche quando siete in autofocus. E poi abbiamo la parte della stabilizzazione,
i pulsanti per il set che troviamo replicati sui lati, molto utili, molto importanti, e poi lo switch per la distanza, per impostare la distanza di lavoro, il full, in questo caso tutto l'arco focale, oppure fissare da 10 metri a infinito, oppure dai 2,8 metri, eccolo qua l'altro valore che vi dicevo, fino a 10 metri. L'ho trovato molto ben fatto. Un paraluce solido, robusto. Comodo l'attacco arca, perché insomma mi consente di montarlo senza ricorrere ad una piastra aggiuntiva. Forse leggermente corto il piedino per la lunghezza focale quando si estende a 600 mm, ma tiene bene. Vale la pena precisare che la distanza minima di messa a fuoco, che come vedete è indicata con un doppio valore 0,56 e 2,8 metri, funziona così: 0,56 quando siamo alla minima focale, cioè a 150 mm, ma man mano che ci spostiamo verso i 600 mm, allora aumenta anche la distanza minima di lavoro, pur mantenendo un rapporto di riproduzione comunque molto elevato. Ecco, fateci caso nel momento in cui andate, soprattutto ma non solo nel video, anche nelle foto, a zoomare per avvicinarvi, l'autofocus non ci arriva più perché fisicamente non ci arriva il controller. Colori brillanti, saturi, ma soprattutto una vagonata di definizione dove serve, dove è piacevole osservarla, tanto dettaglio, insomma ve l'ho detto, un bell'obiettivo. È vero che è pesante, ma il vetro, quello di qualità, pesa, e allora non possiamo fare a meno di avere questi 2 kg e rotti da portarci appresso, ma sono ripagati dalla qualità delle immagini. L'autofocus è veloce, preciso, non il migliore che io abbia mai provato. Per esempio è molto meglio del 150-600 Tamron, che impallidisce in prestazioni rispetto a questo, ma non raggiunge nemmeno quella velocità ultrasonica, è il caso di dirlo, del 100-500 RF Canon. Quello che mi ha colpito comunque è questo fuorifuoco che è davvero godibile. È un 5.6, lo abbiamo detto, un 5.6.3, un 5.6 molto piacevole. Il sistema di stabilizzazione, ve l'ho detto prima, arriva quasi a 6 stop. Se lo coniughiamo a quello della fotocamera, che è basato su 5 assi, capite che veramente è a prova di bomba. Non mancano i pulsanti per la personalizzazione, insomma un bell'obiettivo davvero. C'è poco da girarci intorno, sia nella fotografia che nel comparto video. Oltre 2 kg e qualcosa per un obiettivo che però, come vedete, riesco a tenere in mano persino io, ed è agganciato, fra le altre cose, su una piccola mirrorless. Quindi è proprio alle soglie della mia portata, e quindi se siete un po' più grandi di me, cosa molto facile che sia, non avrete problemi ad usarlo anche a mano libera. Cosa hai detto, Stefano? A mano libera? Sì, purtroppo questo è il lato, è il rovescio della medaglia. Io credo che Olympus ci stia proprio portando lì, a darci dei sistemi così performanti nella stabilizzazione che a un certo punto il cavalletto, il monopiede può diventare insomma quasi superfluo. Meno male che ha il frizionamento, perché basta inclinare l'obiettivo e zang, te lui va giù, e questo purtroppo affligge anche gli scatti quando andiamo a puntare in alto. Sto puntando in alto e poco alla volta, impercettibilmente, torna indietro. Peccato, va bloccato. Ok, non è difficile. I comandi che riguardano il frizionamento o comunque il movimento libero dell'estensione dell'obiettivo, vale a dire L-Lock. Così è bloccato, l'obiettivo, anche che lo mettiate perpendicolare, rivolto verso il basso, non si muoverà. Poi abbiamo S, che sta per soft, e questo è il modo per operare normalmente. Poi abbiamo il blocco, eccolo, questo T, che però non è così intuitivo trovare, perché sta un po' a metà strada. L'unica critica che riservo a questo obiettivo è questa posizione T, che comunque, se stiamo fotografando, ve l'ho detto, rivolti verso l'alto, verso il basso, conviene bloccare, ma vedete non è una posizione decisa, un clic secco, preciso. Insomma, soprattutto se poi abbiamo dei guanti o abbiamo le mani fredde,
forse un collare per andare a bloccare poteva essere meglio, ma è l'unica critica che rivolgo a questo magnifico esemplare. Paragonarlo al 150-400 è difficile, però una cosa su tutte, non vale assolutamente un terzo di quell'altro. Già, perché? Perché quello costa 7.000 e rotti euro a listino e questo costa un terzo. Le prestazioni però del primo della classe, del 150-400, sono effettivamente all'altezza del nome e del prestigio che si è ricavato. Un fuorifuoco cremoso, gradevolissimo, coniugato ad un dettaglio, ad una resa plastica che poche volte insomma si trova negli obiettivi e giustamente lo si riscontra in quelli top class come questo. È innegabile. Se siete così interessati ad un confronto, andatevi a vedere il video, la recensione che ho fatto qualche tempo fa. Beh, se come me non riuscite ad agguantare quello, con questo non avrete la seconda scelta, avrete un ottimo, performante obiettivo fotografico. Il fuoco continuo è un altro aiuto che ho apprezzato molto su questo obiettivo, a patto di chiedere alla macchina di attivarlo, perché se non lo attivate, questo, poi girate la ghiera del manual focus e niente. Allora amici, non resta che salutarvi e darvi l'appuntamento ai prossimi video, e questo veramente da farci un pensierino. Ciao a tutti amici e alla prossima!